Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questi bellissimi guanti. Sono veramente molto facili e veloci da realizzare ed un progetto adatto anche ai principianti. Infatti vi basterà conoscere il punto alto e il punto basso per poterli realizzare. Sono veramente molto semplici, se preferite potete anche arricchirli con un fiorellino, una farfallina o un qualsiasi altro oggetto di vostro gusto e così cambiare il loro aspetto oppure usare magari una lana sfumata, questo dipende tutto da voi. Allora adesso ve li faccio vedere indossati. Guardate che carini, sono veramente molto semplici ma d'effetto. Inoltre vi ricordo che sul mio canale trovate già anche la spiegazione della sciarpa abbinata a questi guanti, per chi se la fosse persa adesso ve la faccio rivedere e inoltre vi lascio anche il link in descrizione così lo trovate molto facilmente. Eccola qui, guardate che bel set. Inoltre a fine video vi darò anche qualche indicazione per realizzare anche il cappello abbinato a questo set, così se volete realizzarlo per voi o per fare un regalo avete tutte le indicazioni. Allora adesso vi lascio la spiegazione dei guanti e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo di lana, questo è un 100% acrilico, ogni gomitolo pesa 100 grammi ed è lungo 400 metri circa. Per realizzare i guanti ho utilizzato il gomitolo che mi è avanzato dalla sciarpa. Una rocca di lamè, è un filato veramente molto sottile, quindi non risulta troppo pesante. Un uncinetto 4, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano. Un marcapunto, una forbice, un metro da sarta. Allora prendo l'acrilico, prendo il lamè e realizzo un cappietto. Adesso inserisco l'uncinetto al suo interno e vado a caricare 16 catenelle. Queste catenelle corrispondono all'altezza del polsino. Adesso prendo il metro e vi dico anche con esattezza quanto misurano. Allora, ho un'altezza totale di 7 cm, quindi il mio polsino sarà alto 7 cm. Se lo volete più grande o più piccolo, vi basterà cambiare il numero di catenelle. Adesso realizzo una catenella, salto la catenella appena realizzata, entro in quella precedente e lavoro un punto basso. Qui inserisco un marcapunto per poi non sbagliarmi durante i vari giri. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella a punto basso. Noi ci rivediamo al termine della catenella per farvi vedere come continuare. Allora, come potete vedere ho lavorato tutta la catenella a punto basso e ho un totale di 16 punti bassi. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare una riga di punto su punto a punto basso in costa indietro. Come potete vedere ogni punto è composto da 2 asoline. Io vado a lavorare prendendo soltanto l'asolina di dietro. Quindi devo avere 2 asoline sull'uncinetto e poi semplicemente lavoro il punto basso. Poi qui inserisco sempre un marcapunto per ricordarmi dove inizia la mia riga. Adesso entro nel punto successivo, prendo sempre e soltanto l'asolina di dietro e lavoro un punto basso. Punto successivo, prendo solo l'asolina di dietro
e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga così, ossia punto basso, incosta indietro. Mi raccomando, devo sempre avere un totale di 16 punti bassi. Noi ci rivediamo qui. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutta la riga a punto basso in costa indietro, vedete rimane questa solina davanti in rilievo e adesso cosa faccio? Catenella, giro il lavoro e vado a lavorare una nuova riga di punto basso in costa indietro, quindi il discorso è sempre lo stesso. Il punto è composto da due soline, io vado a lavorare il punto basso sulla solina di dietro e così ottengo un punto basso in costa indietro. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia la mia riga e poi semplicemente entro nel punto successivo e lavoro sempre prendendo solo la solina di dietro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso in costa indietro. Devo avere sempre un totale di 16 punti bassi. Poi una volta terminato questo giro, catenella, giro il lavoro e ricomincio a lavorare un giro di punto su punto a punto basso in costa indietro e semplicemente continuo a lavorare alternando questo giro tutto il resto del polsino fino ad arrivare ad un'altezza di 17 cm. Vi starete chiedendo perché 17 cm? Perché? Ve lo spiego subito. Prendo il metro e misuro il mio polso. Nel mio caso ho un polso di 18 cm circa, quindi arrivo ad un'altezza di 17 cm perché mi tengo un centimetro in meno rispetto alla larghezza del mio polso. Questo perché? Perché non voglio un polsino né troppo largo né troppo stretto ed essendo questo punto abbastanza elastico preferisco tenermi un centimetro in meno rispetto alla mia misura. Quindi adesso vado avanti alternando questo giro di punto su punto a punto basso in costa indietro fino ad arrivare ad un'altezza di 17 cm e noi ci rivediamo per vedere come cucire il tutto e poi vi dico con esattezza quanti giri ho lavorato. Allora, come potete vedere, ho lavorato il mio bolsino e sono arrivata ad un'altezza di 17 cm, proprio come vi avevo già anticipato. E ho lavorato un totale di 41 giri di punto su punto, punto basso, in costa indietro. E mi raccomando, ho sempre lo stesso numero di punti bassi iniziali, ossia 16. Se ne avete uno in più o uno in meno, avete sbagliato qualcosa. Allora, adesso non mi resta altro da fare che andare a cucire il polsino in tondo. Quindi cosa faccio? Rinserisco l'uncinetto nella solina. Lavoro una catenella, poi piego il polsino in questo modo. Cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui nella prima catenella delle 16 catenelle iniziali, poi entro nel corrispondente punto della riga appena lavorata, ossia l'ultima riga, e vado a lavorare un punto basso. Mi raccomando, vi consiglio di mettere il filo iniziale in orizzontale in modo tale da bloccarlo durante la cucitura. Adesso entro nel punto successivo sia nella seconda catenella, entro nel corrispondente punto e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo sia nella terza catenella, entro nel corrispondente punto e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga in modo tale da cucire il mio polsino. Quindi entro prima sulla catenella, poi entro nel corrispondente punto e poi lavoro un punto basso e questo è il risultato. Come potete vedere la cucitura è praticamente invisibile in quanto sembra sempre parte della lavorazione. Inoltre il filo iniziale l'ho messo in orizzontale e lo sto bloccando così poi dopo non devo
andarla a nascondere con l'ago. Allora, io adesso continuo a cucire così tutto il resto della riga e noi ci rivediamo per lavorare l'ultimo punto. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la cucitura, questo è l'effetto. E adesso devo cucire l'ultimo punto. Quindi cosa faccio? Entro sempre prima dalla parte della catenella, poi entro nel corrispondente punto, che in questo caso riconosco perché è marcato con il marcapunto, e poi lavoro un punto basso. E in questo modo ho terminato la mia cucitura e guardate l'effetto, praticamente non si vede niente. Allora adesso vado a riprendere tutti i punti per poter poi creare la base di appoggio del guanto. E cosa faccio? Mi alzo con una catenella, prendo il marcapunto e segno questa catenella. Mi raccomando, questa catenella va considerata come un punto. Adesso entro nello spazio successivo, ossia qui dove c'è questo forellino. Vedete? Qui c'è questo forellino, entro qui e vado a lavorare un punto basso. Adesso qui c'è la riga proprio in rilievo, io entro sotto l'ultimo punto basso lavorato e lavoro un punto basso. Adesso mi si ripresenta un forellino, entro in questo forellino e lavoro un punto basso. Adesso ho un'altra volta la riga in rilievo, quindi cosa faccio? Entro sotto il punto basso, l'ultimo lavorato, e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del polsino, ossia una volta entro nel forellino e una volta entro sotto l'ultimo punto basso del punto in rilievo e continuo a lavorare così tutto il resto del polsino. Ho lavorato 41 righe, quindi devo lavorare 41 punti bassi più la catenella iniziale, avrò un totale di 42 punti. Allora, io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto del polsino e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui, così vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il resto del polsino come vi ho spiegato, lavorando un punto basso nel forellino e un punto basso sulla riga in rilievo. Adesso qui ho l'ultimo forellino disponibile e lavoro il 42esimo punto e poi cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro nella catenella che avevo segnato con il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. E in questo modo ho ripreso tutti i punti del mio polsino. Adesso vado a lavorare un giro di aumenti, in quanto vedete qui la mano si allarga, quindi devo leggermente allargare il mio lavoro. In particolare vado a lavorare 4 aumenti. Cosa faccio? Faccio il numero di punti diviso 4, ossia il numero di aumenti che devo fare, e il numero che ottengo è il numero che mi serve per dividere equamente questi aumenti. In particolare io andrò a fare 42 diviso 4, ottengo 10,5, quindi ogni 9 punti bassi andrò a lavorare un aumento e quindi la sequenza che dovrò lavorare è 9 punti bassi, un aumento, 9 punti bassi, un aumento, 9 punti bassi, un aumento, 9 punti bassi, un aumento ed infine lavorare 2 punti bassi che sono i 2 punti dispari che mi avanzano. Comunque adesso vi faccio vedere il tutto. Allora adesso mi alzo con una catenella che considero sempre come il primo punto lavorato, quindi prendo il marcapunto e segno questa catenella. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso che considero come il secondo punto lavorato. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad arrivare ad un totale di 9 punti bassi. Mi raccomando,
la prima catenella deve essere considerata come uno dei 9 punti bassi. Quindi, una volta lavorati questi 9 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso ricomincio la sequenza, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo e lavoro un punto basso, fino ad arrivare ad un totale di 9 punti bassi. Una volta lavorati i 9 punti bassi, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso identico punto. E adesso semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del guanto, ossia alterno 9 punti bassi e un aumento, 9 punti bassi e un aumento. E noi ci rivediamo quando ho lavorato il quarto aumento, così vi faccio vedere come terminare questo giro e come iniziare la lavorazione del punto. Allora, come potete vedere, ho appena lavorato il quarto aumento, mi rimangono 2 punti, proprio come vi avevo anticipato in precedenza. Quindi adesso cosa faccio? Lavoro 2 punti bassi e ho terminato il giro. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto, sia nella catenella, e lavoro un punto bassissimo. Una volta fatto questo giro posso iniziare il motivo del guanto. Quindi prima di andare avanti vi faccio vedere, misuro il polsino, vedete è perfetto per la mano, qui non mi dà fastidio e quindi posso procedere con il motivo. Cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Poi prendo il marcapunto e segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto, mi raccomando, il punto dove ho lavorato le 3 catenelle, entro nel punto precedente e lavoro un punto alto. E in questo modo ho lavorato un punto alto incrociato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto dove ho lavorato il punto alto incrociato, quindi l'inizio è quello dove ho lavorato le 3 catenelle. Salto il punto successivo, entro nel punto dopo ancora e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto che ho saltato e lavoro un punto alto. E in questo modo ho lavorato un punto alto incrociato. Adesso ve lo faccio vedere un'altra volta. Quindi carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo al punto alto incrociato, entro nel punto dopo ancora e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto che ho lasciato vuoto e lavoro un punto alto. Ed ecco qui il risultato. Quindi adesso semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ossia lavoro tutti i punti alti incrociati. Mi raccomando, salto il punto successivo al punto incrociato, entro nel punto dopo e lavoro un punto alto e poi semplicemente torno indietro e lavoro un punto alto. Io adesso vado avanti per tutto il resto del giro e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare tutto il giro di punto alto incrociato e adesso cosa faccio? Semplicemente tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e inizio a lavorare il nuovo giro con un punto basso. Quindi a differenza di prima non lavoro un punto bassissimo ma inizio con il punto basso. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso.
entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Quindi questo giro è veramente molto semplice, io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho appena terminato anche questo giro di punto su punto a punto basso, adesso cosa faccio? Ricomincio a lavorare con un giro di punto alto incrociato, quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. Mi alzo con 3 catenelle, metto il marcapunto sulla terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto precedente a quello dove ho appena lavorato le 3 catenelle e lavoro un punto alto ed ecco qui che ottengo un punto alto incrociato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo al punto alto incrociato, entro nel punto dopo ancora e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto che ho lasciato in sospeso e lavoro un punto alto ed ecco qui un altro punto alto incrociato. Quindi semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro proprio come ho fatto ad inizio. Adesso continuo a lavorare alternando il giro di punto alto incrociato e il giro di punto basso fino ad arrivare all'altezza di circa 9 centimetri. La sequenza è molto semplice. Una volta lavoro il giro di punto alto incrociato e lo inizio come vi ho appena fatto vedere e una volta lavoro il giro di punto basso iniziando direttamente al punto basso. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo quando ho terminato i giri per arrivare all'altezza da me desiderata. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione ed ho lavorato un totale di 7 giri di motivo. Ogni motivo è composto da un giro di punto alto incrociato e un giro di punto basso e come potete vedere sono arrivata ad un'altezza di 9 cm, ossia l'altezza da me desiderata. L'ultimo giro lavorato è un giro di punto su punto a punto basso e questa è l'altezza che mi serve per arrivare alla parte dove poi dividere il guanto e creare lo spazio per il pollice. Adesso cosa faccio? Inserisco l'uncinetto nella solina. Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho chiuso questo giro di punto basso e adesso posso creare lo spazio per il pollice, quindi lavoro 4 catenelle. Adesso salto il punto dove ho chiuso il giro, quindi inizio a contare dal punto dopo e conto 12 punti bassi. Contati 12 punti bassi, entro nel 13° punto in questo modo, quindi lavorando sempre sul lato esterno del guanto e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho creato lo spazio per poi inserire il pollice. Adesso prima di andare avanti provo il guanto e vedo se questo numero di catenelle va bene per avere un guanto confortevole. Quindi come potete vedere le 4 catenelle vanno bene in quanto
In questo modo il guanto non è stretto e posso procedere con la lavorazione. Quindi nel caso in cui per voi 4 catenelle siano troppo poche oppure troppe, le potete sempre diminuire o aumentare. L'importante è avere sempre un numero pari di punti. Allora adesso cosa faccio? Mi alzo con 3 catenelle, metto il marcapunto sulla terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro, poi carico il filo sull'uncinetto, torno indietro, quindi questo è il punto dove ho chiuso il giro e mi sono alzata con le 3 catenelle, entro nel punto prima che corrisponde alla quarta catenella e lavoro un punto alto. E qui potete trovare un pochino di difficoltà nel tornare indietro, ma con un po' di pazienza si riesce. E in questo modo ho lavorato un punto alto incrociato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo al punto alto incrociato, entro in quello dopo ancora e lavoro un punto alto. Poi carico il filo sull'uncinetto, torno nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Ed ecco qui punto alto incrociato. Quindi semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, è sempre lo stesso motivo iniziale. Noi ci rivediamo quando sono arrivata quasi alla fine, così vi faccio vedere come lavorare questo ultimo pezzo. Ok, come potete vedere ho quasi finito di lavorare anche questo giro. Come vi ho detto, mi sono rimasti gli ultimi punti da lavorare. Cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto sempre il punto successivo al punto alto incrociato, entro nel punto dopo ancora, che in questo caso corrisponde ad una catenella, e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nel punto lasciato in sospeso e lavoro un punto alto. Adesso mi sono rimasti gli ultimi 2 punti da lavorare, ossia le ultime 2 catenelle. Cosa faccio? Entro nell'ultima catenella disponibile e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, torno indietro nell'ultima catenella lasciata in sospeso e lavoro un punto alto. E in questo modo ho terminato di lavorare il giro di punto alto incrociato. E come potete vedere il motivo è sempre lo stesso. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove ho il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro e semplicemente ricomincio a lavorare il giro di punto su punto a punto basso. E adesso continuo a lavorare alternando questi 2 giri, ossia il giro di punto alto incrociato e il giro di punto basso, fino ad arrivare ad un'altezza di circa 5 cm e mezzo, che è l'altezza che io considero ideale per coprire le dita. Allora, io ho già l'altro guanto pronto, adesso ve lo faccio vedere e per coprire l'altezza di circa 5 cm e mezzo ho lavorato 4 righe di motivo e vedete 5 cm e mezzo. Le 4 righe di motivo, vi ricordo, sono composte da un giro di punto alto incrociato ed un giro di punto basso. Io mi fermo sempre al giro di punto basso. Quindi adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo per vedere come concludere il tutto. Allora, come potete vedere, sono andata avanti con le 4 righe di motivo, alternando un giro di punto alto incrociato e un giro di punto basso. Ho lavorato sempre nello stesso identico modo, adesso ho appena lavorato un giro di punto basso. Quindi prendo il metro e vi faccio vedere con esattezza l'altezza a cui sono arrivata. Ecco qui, 5 cm e mezzo. Quindi magari prima di chiudere il guanto vi consiglio di misurarlo e vedere se questa altezza va bene per il vostro gusto.
Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. L'ultimo giro ho deciso di lavorarlo senza il filo di lamè, quindi adesso cosa faccio? Sfilo un attimo l'uncinetto dalla solina e prendo soltanto il filo di lamè, in questo modo. Poi lavoro una catenella e taglio il filo di lamè, così. Adesso sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo di lamè e in questo modo ho eliminato il filo di brillantinado e posso concludere la lavorazione. Quindi rinserisco l'uncinetto nella solina, poi metto il filo di lamè in orizzontale per nasconderlo e procedo con la lavorazione. Quindi mi alzo con una catenella, prendo il marcapunto e segno questa catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Mi raccomando, questa catenella va sempre contata come il primo punto di lavorazione. Poi cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, il filo di lamè mettetelo in orizzontale per nasconderlo e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo qui per vedere come terminare il tutto. Allora, come potete vedere, ho appena lavorato l'ultimo punto basso e adesso non mi resta altro da fare che chiudere il giro, quindi senza chiudere il tutto con un punto bassissimo taglio direttamente il filo, poi sfilo l'uncinetto e questo è il risultato ottenuto. Vedete, il lavoro rimane aperto. Adesso cosa faccio? Prendo una coda lana, inserisco il filo appena tagliato nell'ago e vado a chiudere il tutto con una chiusura invisibile. Quindi cosa faccio? Tolgo il marcapunto perché non mi serve più. Adesso salto la catenella, ossia il punto dove ho il marcapunto, entro nel punto precedente, così lo prendo per intero, quindi devo avere le due asoline sul lago e faccio passare il filo. Poi tiro il filo in modo tale da ottenere più o meno la stessa grandezza delle altre asoline. E adesso entro nel punto dove ho tagliato il filo, ossia nel punto finale, ed entro nel centro del punto, quindi prendo soltanto questa asolina di dietro, così. Quindi faccio passare l'ago e entro anche in questa asolina sotto, così. Quindi guardate bene l'immagine, così si capisce ancora meglio, e faccio passare il filo. Adesso tiro il filo in modo tale da ottenere la stessa grandezza delle altre asoline dei vari punti e cosa faccio? Entro sul rovescio del lavoro su un'asolina e blocco il tutto con un nodino. Così. Adesso stringo bene il tutto e vado a sistemare bene il punto appena creato. In questo modo, vedete, la chiusura è perfetta, sembra un punto lavorato ad uncinetto e non rimane quello scalino che di solito rimane con la chiusura a catenella. Adesso semplicemente passo attraverso i vari punti bassi e vado a nascondere il filo.
Quindi faccio passare l'ago attraverso vari punti. Ed ecco qui il risultato. Vedete, dal rovescio del lavoro non si vede niente e dalla dritta ho un risultato molto pulito. Ok, una volta fatto passare il filo attraverso i vari punti, sistemo bene il tutto e taglio l'eccesso. E il guanto è terminato. Guardate che carino. Allora, nello stesso identico modo andrò a lavorare anche l'altro guanto e non c'è bisogno di distinguere un guanto destro o sinistro perché come si gira sempre ehm, va bene insomma da tutti e due i lati e questo è il risultato una volta indossato. Come potete vedere il pollice non l'ho coperto più di tanto per avere più ehm, spazio disponibile per muoverlo, ma se preferite potete poi riprendere i punti sempre con lo stesso motivo e magari allungarlo. Questo dipende sempre dal vostro gusto. Allora, io adesso vado a terminare anche l'altro guanto e noi ci rivediamo quando li ho pronti, così vi faccio vedere il risultato. Ecco qui i guanti terminati. Devo dire che sono veramente molto soddisfatta del risultato. Come potete vedere i due guanti sono identici, infatti sono stati lavorati nello stesso identico modo. Adesso vi do qualche indicazione nel caso in cui voleste realizzare il cappello abbinato a questi guanti e cosa dovete fare. Iniziate proprio come abbiamo iniziato i guanti, ossia dal polsino. Dovete decidere se realizzare una fascia normale e magari raggiungere un'altezza di circa 10 cm oppure realizzare una fascia che si piega a metà e quindi realizzare il doppio dei punti. Nel caso in cui la piegate a metà, questo è il risultato che ottenete. Poi semplicemente lavorate come abbiamo lavorato il polsino ed arrivate alla lunghezza che vi serve per la vostra circonferenza. Vi consiglio sempre di rimanere qualche centimetro indietro in quanto il punto è abbastanza elastico e altrimenti poi vi sta troppo largo. Poi una volta raggiunta la lunghezza della vostra circonferenza la cucite come abbiamo fatto con il guanto, poi riprendete tutti i punti proprio come abbiamo fatto con il guanto. Vi consiglio sempre di contare quanti punti avete e nel caso in cui avete un numero dispari fate quel piccolo aumento per raggiungere il numero pari, poi se c'è bisogno, altrimenti no. Poi iniziate la lavorazione con il motivo composto da punto alto incrociato e giro di punto basso e andate avanti fino ad arrivare all'altezza da voi desiderata. Quindi lavorate sempre punto su punto, non c'è bisogno di fare aumenti né niente. Quando siete arrivati all'altezza da voi desiderata, chiudete il giro con un punto bassissimo e tagliate il filo. Poi con l'aiuto di un ago andate ad infilare una volta l'ago in questo modo e una volta così attraverso tutti i vari punti. Vedete in questo modo, questa è una simulazione, e poi una volta passati tutti i punti tirate il filo il più possibile e andate a bloccare il tutto con qualche puntino in modo tale da chiudere il cappello. Poi se preferite potete decorarlo con un pompon, altrimenti lasciarlo così e in questo modo ottenete il cappello. E comunque nei commenti fatemi sapere se per caso volete anche un video di dimostrazione per il cappello. Vi ricordo che oltre ai guanti trovate sul mio canale anche la spiegazione della sciarpa, così in questo modo potete ottenere
un set veramente molto bello per l'inverno e può essere anche un'ottima idea regalo per il Natale. Io adesso vi saluto e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like, non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!